Come da titolo, oggi risponderò alle 5 domande più comuni che mi vengono fatte per quanto riguarda il tricoten. Domanda numero 1. La prima domanda che mi viene fatta è questa: perché gli aghi del mio tricotin non si aprono e non si chiudono? La risposta è molto semplice. Gli aghi del tricotin si aprono e si chiudono solo e soltanto al passaggio del filo. Quando andiamo a girare la manovella, notiamo che gli uncini si alzano e si abbassano. Questo è dovuto dal fatto che all'interno appunto della macchinetta c'è una guarnizione messa di sbiego che vi ho mostrato già nel video come smonto il tricotin. Quindi se non avete già visto il video vi lascerò il link giù in descrizione e nelle schede in alto, dove vanno ad appoggiare gli uncini. Quindi dal momento in cui viene girata la manovella, questi uncini passano al di sopra di questa guarnizione messa obliqua e perciò si alzano e si abbassano. Ma non vale lo stesso discorso per quanto riguarda l'apertura e la chiusura degli aghetti. Questo perché appunto, come ho già detto, gli uncini si aprono e si chiudono solo e soltanto al passaggio del filo. Se vedete anche il mio tricotin, girando la manovella a vuoto, vedrete che gli uncini si alzeranno e si abbasseranno soltanto, ma se sono aperti rimarranno aperti e se sono chiusi rimarranno chiusi. Quindi non è difettosa la vostra macchinetta, ma è del tutto normale. Domanda numero 2. La seconda domanda che mi viene più spesso fatta è: perché mi si arrotola il filo all'inizio del lavoro? E qui le risposte sono due. La prima è da vedere che filato si sta utilizzando e la seconda è quella di aver messo bene il pesetto attaccato bene alla codina del filo. Se si è fatto tutto nel modo corretto e girando la manovella molto lentamente, allora è difficile che il filato si andrà ad ingarbugliare proprio all'inizio nella parte superiore. Domanda numero 3. Che tipo di filato usare? Questa è una domanda molto importante perché il filato da utilizzare deve essere un filato in cotone e ben ritorto, che si lavora con ferri ed uncinetto che vanno dal 2,5 al massimo al 4. Io personalmente mi trovo benissimo a lavorare i tubolari con il filato Basic Cotton, che è un filato 100% cotone e soprattutto ben ritorto. Tutti gli altri tipi di filato, quindi magari anche se cotone ma con una torsione ad S o filati non comunque ben ritorti, possono provocare l'ingarbugliamento del filato e quindi l'impossibilità di realizzare il nostro tubolare. La stessa cosa vale anche per i filati di acrilico, di lana e per tutti gli altri filati leggermente pelosini, perché sono appunto quei peletti che vanno ad incastrarsi all'interno degli uncini e non permettono la lavorazione del tubolare stesso. Quindi quando andate a realizzare un tubolare, cercate di utilizzare un filato 100% cotone, ma soprattutto ben ritorto. Domanda numero 4. Molto spesso mi viene chiesto perché la manovella, quando viene girata, diventa dura. E questo dipende da due cose. O il pesetto che avete messo ha toccato terra, cosa che non deve mai accadere quando si lavora il tricotin, perché appunto è proprio il pesetto che consente al tubolare di stirarsi e di conseguenza non far ingarbugliare il filo al di sopra. E un'altra cosa è la tensione del filo. Quando voi vedete che la manovella sta diventando dura da girare e il pesetto ancora non ha toccato terra, vuol dire che dovete lavorare sulla tensione del filo. Quindi senza sforzare ulteriormente la manovella, date ancora più filo al tricotin, quindi andate a srotolare ancora più filo dal gomitolo e soprattutto se lo tenete tra le due dita lasciatelo proprio andare, quindi andate a prendere semplicemente il tricotin in questo modo e il filo che va al gomitolo deve essere libero da ogni tipo di tensione. Cominciate a girare la manovella e vedrete che sarà sicuramente più morbida. Quando vedrete e sentirete la manovella irrigidirsi e quindi far fatica a girare, prendete il filo che va al gomitolo e date ancora più filo. Domanda numero 5. Mi chiedete spesso che fil di ferro utilizzare per le vostre creazioni e soprattutto perché quando andate ad inserire il fil di ferro all'interno del tubolare
quando lo andate a modellare esce fuori dai buchi del tubolare. Per quanto riguarda la dimensione del fil di ferro, io personalmente mi trovo molto bene ad utilizzare il fil di ferro con uno spessore che va da 1 a 1,2 mm massimo. Non è molto semplice da modellare, però una volta modellato rende molto bene la lavorazione, quindi rimane bella rigida. Per quanto invece riguarda il fil di ferro che esce al di fuori del tubolare, questo è perché quando andate a modellare la vostra scritta, il vostro portachiavi o insomma quello che state realizzando è perché tirate troppo il tubolare. Il tubolare deve rimanere abbastanza morbido attorno al fil di ferro. Noi abbiamo la fissazione, passatemi il termine, di tirare così tanto il tubolare sopra al fil di ferro come se stessimo mettendo delle calze. Non so se rendo l'idea, quando noi andiamo ad infilare, noi donne soprattutto, le calze, tendiamo a tirarle quasi a farle arrivare a scellari. Invece no, quando andate ad inserire il fil di ferro all'interno del tubolare, è vero che deve avvolgerlo, ma deve rimanere comunque morbido, in modo che quando andate a modellare la vostra scritta, il vostro portachiavi o la vostra lavorazione in generale, rimanga modellata, ma il fil di ferro rimane all'interno del tubolare. Se questo video ti è piaciuto, supportalo lasciando un bel like, un commento se ti riconosci almeno in una di queste 5 domande e se non l'hai già fatto iscriviti al canale per non perderti altri tutorial e soprattutto nuovissimi progetti creativi. Per questa settimana è tutto e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo tutorial. Ciao!